Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato a Movie Pro videocamera per iOS. Siamo sempre lì a dare, come dire, il mio parere e contributo per nuovi utenti che vogliono acquistare un'applicazione per i propri iPhone, per riprendere video e non vogliono sottoscrivere abbonamento a Filmi Pro, pur essendo una validissima applicazione. Detto questo, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere i nuovi video che posterò e andiamo a vedere adesso di cosa parleremo, una funzione molto interessante che troviamo in poche applicazioni. Bene cari amici, vedete installato su questo trespolino il mio XS, perché di questo ovviamente parleremo. Questa funzione è per tutti, ovviamente i iPhone che supportano ovviamente Movie Pro, anche iPhone 7, questa funzione non ha nessun limite, ok? A parte qualche cosa che vedremo, ovviamente la limitazione c'è nell'effetto bokeh, ok? Che andiamo a vedere, e ovviamente nella stabilizzazione di ogni modello, ok? Quindi è quella la limitazione. Però questa funzione funziona su tutti gli iPhone, almeno io ho provato sull'8, quindi funziona. Di cosa si tratta? Si tratta di questo. Adesso mettiamo un po' la mano davanti perché sennò non vedete nulla. Andiamo a switchare. Ok, vedete che io ho messo ovviamente in modalità, vi faccio vedere in modalità video, ok, sono andato in modalità e ho messo in modalità video senza nessun ovviamente altra funzione tipo doppia telecamera. Abbiamo qui, ok, il simboletto della videocamera. Cosa significa questo simboletto qui? Significa che noi possiamo in tempo reale azionare ovviamente la ripresa frontale o posteriore mentre stiamo girando un video. Ok, quindi mentre stiamo andando in rec possiamo ovviamente registrare, cioè cambiare punto di ripresa anteriore o posteriore. Ora ve lo dimostro ovviamente qui in studio e poi ho fatto un breve video che vedremo ovviamente all'aperto come si comporta, ma tanto per avere un valore aggiunto. Andiamo in registrazione. Ok, vedete, partita la registrazione, resta attivo il tastino ovviamente della fotocamera, io stesso se lo switcho. Ok, eccomi qua, vedete, ho switchato e lui sta tranquillamente andando a registrare continuamente. Se adesso stoppiamo il tutto e andiamo a vedere all'interno della libreria, ovviamente dei nostri filmati, andremo a vedere che proprio il nostro video, ok, vedete, partita la registrazione, resta attivo il tastino ovviamente della fotocamera, ecco, io stesso se lo switcho, ok, eccomi qua, vedete, ho switchato e lui sta tranquillamente. Bene, avete visto questa funzione molto comoda per chi soprattutto fa videoblog a mano libera, cioè abbiamo il telefono in mano, ok, io lo prendo, abbiamo il telefono in mano così e vado in giro e tac tac, ok, e switcho la mia fotocamera. Ovviamente se abbiamo una grandangolare è ancora meglio, se no possiamo installare una grandangolare anteriore e praticamente possiamo anche vederci un pochino, diciamo un pochino più estesi, ok, il nostro background, oppure metterlo ovviamente nella fotocamera anteriore e vediamo ovviamente più visione nel nostro filmato. Ma adesso, visto che questa è veramente una funzione che non trovo in tante applicazioni, quasi nessuna, diciamolo, neanche Filmi Pro giustamente non ce l'ha, non può switchare, quindi andiamo a vedere adesso all'aperto io cosa ho fatto, così tanto per darvi un esempio che veramente si può fare un videoblog a mano libera e senza nessun gimbal, senza nessun cambio di fotocamera tramite telecomandi. Andiamo a vedere cosa ho prodotto, una cosa molto piccola. Allora, prova pratica. Fotocamera anteriore stabilizzata, effetto bokeh, quindi ce le abbiamo tutte. Ora appena passiamo le macchine switcheremo quella anteriore, ok? Switchiamola e che succede? Succede che vediamo ovviamente la strada e vediamo tutto quello che c'è intorno. Anche lo switch audio è molto buono perché mentre io switcho ovviamente le due fotocamere l'audio non si interrompe. Vi consiglio sempre di interrompervi mentre parlate tra uno switch e l'altro.
così, tanto perché non si sa mai che venisse fuori un errore, nel senso, un esempio pratico può essere questo, tipo io parlo adesso, come dire, questa è una bellissima zona, ci troviamo sulle alture, poi mi fermo un attimo, switcho e dico siamo sulle alture di Castelletto, vedete tutto intorno a noi questo bel muro. Ok, quindi possiamo ritenerci soddisfatti e ovviamente vediamolo insieme e commentiamo soprattutto insieme questa bellissima funzione. Allora, avete visto? Praticamente abbiamo anche l'effetto Buchan, l'effetto sfocato dietro, ovviamente si tratta sempre dall'XR in poi questo effetto qui, però ce l'abbiamo e abbiamo anche la stabilizzazione, quindi ragazzi è veramente tanta roba per un'applicazione che, ripeto, costa solo 7,99 €. Bene ragazzi, concludiamo ovviamente sempre il discorso sulla nostra applicazione che stiamo provando, spero che stiate provando voi, diciamo ovviamente utenti iOS, poi come sempre dico, ma non lo faccio mai, però prima o poi arriverà anche questa applicazione dedicata solamente agli utenti Android. Intanto diciamo tutti gli utenti nuovi di iPhone che vogliono acquistare un'applicazione, che non vogliono abbonamenti, hanno ovviamente questa possibilità. Ce ne sono altre ovviamente, ma questa secondo me è una delle più semplici da utilizzare, un pochino più intuitive. Detto questo, vi rinvito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche di video che posterò, e ovviamente andatevi a vedere tutti i tutorial che sto mano a mano preparando e realizzando in favore diciamo di Movie Pro videocamera per iOS. Con questo vi ringrazio e vi mando al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!